Sembra proprio che gli adattamenti delle opere di Junji Ito siano maledetti. Cioè, non è uscito un anime buono dalle opere di sto cristiano, poveraccio. Bentornati sul canale, ragazzi, e benvenuti invece a chi è nuovo. Io sono Mushin e qui di solito mi occupo di videogiochi o anime. Con questo video ho intenzione di parlarvi in modo un po' più approfondito di Uzumaki. Ci ho già fatto 2 short sopra durante la messa in onda e penso sia ora di fare un bel video dove non solo vi dico le mie oneste e non filtrate opinioni a riguardo, ma anche e soprattutto dove vi spiego cosa è successo alla produzione di questa miniserie. Ho informazioni su diversi retroscena che sicuramente ci possono aiutare a fare luce sulla questione. Parliamo quindi di questo Uzumaki. Cos'è andato storto, cosa ha di buono e cosa ha invece che non va. Dunque, partiamo a discuterne contestualizzando prima, però, che la data di messa in onda è stata rinviata più di una volta e in totale da quando ne era stato annunciato l'inizio della produzione ad oggi dovrebbero essere passati più o meno 5 anni e 5 anni sono parecchi per produrre un anime, soprattutto se la serie in questione ha solamente 4 episodi da una ventina di minuti. Non stiamo parlando quindi di un progetto come l'anime di Pluto, dove magari il lungo tempo di produzione può essere giustificato anche solo dall'ammontare di minutaggio della serie, che conta 8 episodi da un'ora. Voglio enfatizzare questa cosa perché la principale critica che ho sentito online è stata: ma che hanno fatto per 5 anni? Eh sì, è totalmente legittimo essere delusi o anche soltanto irritati quando una serie che state aspettando da anni alla fine esce ed è un completo disastro. Vi dirò, se questi 4 episodi di Uzumaki fossero usciti dopo un anno di produzione, nessuno si sarebbe fatto domande e non ci sarebbe stato chissà quanto scalpore. Avremmo dato di nuovo la colpa a come funziona l'industria dell'animazione giapponese e basta così. In questo caso però non possiamo esattamente giudicare Uzumaki in base ai classici canoni di una produzione televisiva giapponese, per molteplici motivi in realtà. In primis, la serie è stata commissionata, finanziata e prodotta da Adult Swim. Adult Swim, per chi non lo sapesse, è un programma contenitore televisivo che va in onda su Cartoon Network negli Stati Uniti durante la notte e contiene varie serie diverse. Prendetelo un po' come la versione americana di Anime Night che andava in onda su MTV, ok? Più o meno è la stessa cosa. Adult Swim però è da qualche tempo che non è più semplicemente un programma contenitore americano, ma si è espanso ad essere un vero e proprio brand internazionale. A causa della variazione di diritti tra paese e paese, non sempre le serie marchiate Adult Swim vanno in onda su Cartoon Network e infatti qui in Italia ad esempio sono tutte un po' sparse tra diversi servizi. Nel 2021 era stato fatto intendere che forse Mediaset Infinity poteva ospitare un canale dedicato a Toonami con dentro varie produzioni Cartoon Network, DC, Adult Swim e appunto Toonami, ma non se ne è sentito più niente. Ad ora abbiamo roba che sta su Team Vision, robe che sono state messe su Prime Video ma poi tolte senza avviso, Rick e Morty è rigorosamente su Netflix e così via. Ci tengo a precisare inoltre che Uzumaki da noi non è neanche licenziato da qualcuno, non abbiamo nessun modo ufficiale di vederlo e ad ora l'unico modo per farlo è affidarsi ad un fansub che rientra in una strana zona grigia della legalità, oppure farsi una VPN e guardarlo da HBO Max americano. Ovviamente ci sono anche modi molto più comodi non convenzionali per guardarlo, e dato che ad ora il pubblico italiano non ha davvero delle opzioni ufficiali, i siti Warez saranno ovviamente il primo risultato di ricerca per l'utente medio. Comunque, visto che appunto Uzumaki è una produzione Adult Swim, non possiamo paragonarlo ad altri anime televisivi dello stesso periodo perché non avrebbe alcun senso. Inoltre c'è anche da considerare tutto il casino successo nel 2020-2021 con il Covid. Non è un mistero che la pandemia abbia interrotto qualsiasi cosa in corso nel mondo, tra cui le produzioni di anime, e in questo caso più che mai direi che non è stato per niente d'aiuto. Questo è quindi il contesto dietro Uzumaki, una serie giapponese prodotta e finanziata da una compagnia statunitense in un periodo sfigato dove c'è andata di mezzo una pandemia globale. Ovviamente dal 2020 all'uscita dell'anime sono passati 4 anni e credo di sapere cosa state pensando. E che non sono riusciti a finire i 4 episodi dopo la pandemia? Vediamo. Il primo episodio si apre in modo eccellente. L'anime sembra voler mantenere tutti i dettagli delle tavole di Junji Ito e metterli in movimento. Il design di Kirie è perfetto ed è praticamente identico a quello del manga. Le ombre, i movimenti, il vento, è praticamente tutto immacolato. Fin da subito però possiamo notare un dettaglio particolare nei movimenti di Kirie, ovvero la tecnica con cui è stato animato questo Uzumaki. Il regista della serie è Nagama, director sia di Mushishi, tra parentesi è il mio anime preferito, che Aku no Hana, e diciamo che Aku no Hana, a causa della sua natura un po' sperimentale, è molto
hit or miss per le persone, o ti piace quello stile o non ti piace. Io ad esempio non ne sono per niente un fan, ma è comunque innegabile che ci sia una forte visione artistica dietro. Questa tecnica che vedete, che è stata utilizzata in Aku no Hana, si chiama rotoscopio. Non sono un animatore, quindi perdonatemi se lo sto spiegando in modo errato o troppo semplificato, ma il succo è quello di ricalcare fotogramma dopo fotogramma un video. Questo per dare all'animazione un senso di realismo il più possibile vicino a quello dei nostri reali movimenti. È una tecnica che non è raro vedere usata di tanto in tanto in alcune sequenze negli anime, ma Aku no Hana è stato interamente animato così, dandogli questo distinto stile immediatamente riconoscibile. E no, Uzumaki, da come avete potuto vedere, non ha esattamente lo stesso stile, però ha la stessa fluidità dei movimenti e lo stesso realismo delle animazioni, nonostante però non sia chiaramente rotoscopio a causa degli intricati e complessi character design. La tecnica che è stata usata in Uzumaki, se vogliamo, è ancora più complessa. Quello che vediamo, almeno nel primo episodio, sono dei modelli in computer grafica che sono stati animati tramite motion capture e soltanto poi ricalcati a mo' di rotoscopio. E questo per me è praticamente lo step evolutivo successivo alla tecnica di Aku no Hana. Tramite il mock-up di un modello in CGI è possibile replicare in un ambiente 3D qualsiasi movimento realistico si voglia, con però i grandissimi vantaggi di decidere autonomamente dove posizionare la camera virtuale e quindi l'inquadratura della scena, ma anche di avere una comoda base del modello basata sul character design originale. In questo modo, andando ad aggiungere il rotoscopio su delle scene filmate in un ambiente 3D, si ha un'incredibile flessibilità dal punto di vista registico e si può mantenere con più facilità lo stile artistico che si è pensato per i personaggi, che altrimenti, utilizzando la tecnica tradizionale del rotoscopio, richiederebbe più lavoro, principalmente per adattare l'anatomia del personaggio fittizio a quella della reference che si sta usando per l'animazione. Insomma, è una tecnica eccellente e anche visionaria a parer mio, se si vuol dare quel realismo ai movimenti e alle espressioni dei personaggi, volendo però mantenere un character design e stile artistico che siano coerenti con la versione originale. L'unico contro? Beh, ogni scena deve essere prima recitata in mock-up, poi le animazioni devono essere applicate a dei modelli in CGI, che poi devono essere piazzati negli ambienti 3D, dove si devono andare a ricreare le scene in base agli storyboard e indicazioni del regista. Quindi molto più lavoro del normale e molto più dispendioso a livello di risorse, anche monetarie. Sì, di solito vi dico che il budget c'entra poco con le produzioni disastrose e di norma è così con le produzioni nipponiche, ma vi ricordo che qui stiamo parlando di una produzione particolare. Qui probabilmente Adult Swim aveva allocato tot risorse da utilizzare per tot tempo, e tra questa tecnica dispendiosa, la pandemia e altro che vi rivelerò più avanti, è successo un casino. Almeno per questo primo episodio, però, possiamo vedere tangibilmente qual era la visione di Nagama per questo anime di Uzumaki, e onestamente lo trovo un modo eccellente per trasporre finalmente sul piccolo schermo con la giusta fedeltà e rispetto il lavoro di Junji Ito. Un problema però che si può già cominciare a notare dal primo episodio, nonostante sia solidissimo sul livello tecnico, è il modo in cui è stato deciso di adattare il manga. Giustamente, per far rientrare 20 capitoli in 4 episodi, qualcosa dovevano inventarsi. Il ritmo del manga è estremamente veloce, con timeskip di giorni che si possono verificare anche tra una tavola e l'altra, ed è quindi difficile da rendere in un anime senza andare a modificare qualcosa. In un mondo perfetto, Nagama e Akitami, la sceneggiatrice incaricata di adattare la storia del manga all'anime, non avrebbero avuto solo 4 episodi per la serie, ma magari una decina, permettendogli di espandere quelle parti che da manga d'anime possono sembrare troppo veloci o cambiamenti bruschi di ritmo. E invece ne hanno avuti anche meno di quanto possa bastare per un adattamento uno ad uno delle scene. Perciò hanno scelto di cominciare ad integrare fin da subito nella trama tutte le varie storyline, portandole avanti parallelamente negli episodi. Se avete letto il manga saprete che non è così nell'opera originale. Il manga è composto da mini archi narrativi che si concentrano su dei particolari fenomeni e personaggi. Ad esempio, nel manga i genitori di Shuichi muoiono nei primi 2 capitoli e ci viene narrato e mostrato in modo conseguenziale. Nell'anime ci viene prima fatta vedere la morte del padre, ci viene introdotta la situazione instabile della madre, per poi concentrarsi sull'adattamento di altre storyline. L'incontro tra Shuichi e Azami nel manga non è per strada come nell'anime, perché nel manga l'arco narrativo di Azami si verifica già dopo la morte dei genitori di Shuichi, quindi vede Kirie e Azami andare a casa sua per controllare che stia bene. Nell'anime invece la scena, seppur identica
identica nella maggior parte, è stata riadattata e ricontestualizzata per essere coerente invece con gli avvenimenti accaduti. Onestamente, visto che gli sono stati forniti solamente 4 episodi per adattare il manga, non mi sento di giudicare negativamente questa scelta di adattamento. Volendo, possiamo anche argomentare che in un medium audiovisivo più vicino al film e al cinema piuttosto che al fumetto, come gli anime, risulta anche probabilmente più naturale vedere come diversi misteri e situazioni si evolvono e risolvono in modo cronologico piuttosto che avere dei mini archi narrativi contenuti e a sé stanti come nel manga. Perciò voglio precisare che per me il modo in cui hanno deciso di adattare il manga non è così male, è solo stato vittima del poco minutaggio a disposizione e ovviamente anche di tutto il resto dei problemi tecnici che ci sono stati. Ragazzi, prima di continuare vorrei soltanto sapere se vi piace questo tipo di video, se vi piacerebbero video del genere e se il video vi sta effettivamente piacendo magari supportatemi mettendo un mi piace e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e vorreste vedere altri contenuti del genere. Non ho davvero critiche da muovere al primo episodio, anzi è fedele allo stile e l'atmosfera del manga, ha un doppiaggio davvero eccelso che riesce a trasmettere momenti di terrore e follia in un modo che semplicemente delle lettere in stampatello in una vignetta non possono fare. Per esempio, quando la madre di Shuichi alza lo sguardo al cielo solo per rendersi conto che il fumo della cremazione del marito si sta trasformando in una spirale immensa nel cielo e che c'è anche la sua faccia, ecco, lì è dove un buon doppiaggio riesce a trasmetterti qualcosa in più rispetto alla vignetta di un fumetto. La potenza del sonoro è qualcosa di immenso quando si parla di narrazione e immersione, soprattutto poi per opere che appartengono al filone dell'orrore. Non a caso, oltre ad un eccellente doppiaggio, è stata fatta una azzeccatissima scelta per la colonna sonora che è a cura di Colin Stetson. Colin Stetson è il compositore dietro acclamate colonne sonore come quella di Hereditary, Color Out of Space e The Menu. È fortissima in quello che fa e non penso potesse esistere una scelta migliore per la soundtrack di Uzumaki. Piccolo fun fact, Stetson è abbastanza famoso per incorporare nelle sue composizioni una tecnica chiamata respiro circolare quando suona il sassofono. E nulla, pensavo fosse un dettaglio simpatico sapere che ha usato il respiro circolare per la colonna sonora di un'opera completamente incentrata sulla presenza e l'ossessione di spirali e appunto pattern circolari. Comunque non ho davvero abbastanza parole per elogiare la colonna sonora di questa serie. Il suo essere così perfetta mi fa un po' rimpiangere che non abbiamo avuto un altrettanto perfetto adattamento di Uzumaki, perché una host del genere sarebbe stata la ciliegina sulla torta per elevarlo a capolavoro. Purtroppo però sappiamo tutti che non è stato così. Direi perciò di lasciar perdere il primo episodio e di cominciare a dare un'occhiata agli episodi 2 e 3, che tecnicamente sono quelli che sono messi peggio. L'episodio 2 si apre con Katayama che entra in classe e sembra stare parecchio peggio della scorsa volta. Ovviamente anche in questi episodi continua lo stile di adattamento un po' frammentato che c'era nel primo episodio. I problemi purtroppo si notano fin dai primi secondi. Se è opinabile che la mancanza di rifiniture e dettagli sui compagni di classe di Kirie potrebbe allarmare solo un occhio più attento, il cut dove Katayama entra in classe ci fa subito capire che c'è qualcosa che non va e di profondamente diverso rispetto al primo episodio. Vedete, mentre nella puntata precedente anche i momenti più calmi erano sempre costantemente animati, anche per dettagli irrilevanti come capelli ed ombreggiature, qui abbiamo l'intera classe completamente immobile. Nessuno batte ciglio o muove un muscolo e i pochi movimenti che ci sono del tutto innaturali. Ma è dopo la sigla che purtroppo si comincia a vedere il disastro che è questo episodio. Partiamo da uno zoom in della panoramica della città che presenta artefatti tipici di quando si utilizza l'upscaling su un'immagine a bassa risoluzione. Se vedete bene, quell'effetto un po' sfocato, un po' acquerello sui bordi delle case e dei tetti è molto probabilmente sintomo di un cattivo compositing o un orripilante upscaling. Anche la casa schiera giù in fondo vicino agli alberi è davvero messa male e stona un sacco anche per via di questo effetto di aliasing, di scalettatura che presenta, che è comunque tipico di un cattivo compositing che ha messo insieme molteplici fonti con risoluzioni e qualità differenti. Dissolvenza in un altro zoom in di una casa schiera e qui raga c'è poco da dire, questo cut se così è definibile secondo me non doveva manco essere utilizzato. Stiamo vedendo un'immagine di bassissima risoluzione con gravi problemi di leggibilità e artefatti, zero animazione e l'unico movimento che abbiamo è questo costante zoom in che si fonde in dissolvenza alla prossima immagine ancora più zoomata. Una roba del genere, mi dispiace ma non è lontanamente accettabile. Anche un bambino si renderebbe conto di quanto è sbagliata una scena del genere. Ora
Mi fermo qui ad analizzare scena dopo scena l'episodio perché non avrebbe senso sparare sulla Croce Rossa ogni 30 secondi. Sappiate però che l'intero secondo episodio è pieno di errori di questo tipo. Vorrei definirle sbavature, ma non sono sbavature, raga. Qui sembra proprio che qualcuno abbia messo su un episodio di 20 minuti in 4:48 alla meno peggio, sperando che nessuno si accorgesse dei 220 problemi al minuto presenti. Animazioni riciclate, frame di intermezzo inesistenti per alcune sequenze, correzioni fantasma perché non se ne vedono, e tutto il lavoro di mocap in CGI più rotoscopio e attenta cura del dettaglio che era presente nel primo episodio qui è completamente assente. Anzi, esistono sostanzialmente due tipi di cut. Abbiamo i cut, tra virgolette, animati in 2D, che sono disegnati, con un character design che, cambiando ogni 10 secondi, non è coerente né col primo episodio né con le scene precedenti dell'episodio stesso corrente, e queste sequenze mostrano chiaramente grosse lacune sul fronte animato, proprio a causa di una madornale assenza dei fotogrammi di intermezzo richiesti per far sembrare perlomeno una scena fluida, quanto basta. Sono cut scattosi, brutti da vedere, brutti da seguire. E il secondo tipo sono i cut dove i modelli sono interamente in CGI. Forse per queste sequenze avevano le animazioni fatte in motion capture, ma per una questione di tempo e risorse era impossibile ricalcarle, e quindi hanno scelto semplicemente di piazzare modelli in CGI sugli sfondi già fatti e animarli così. Fatto sta che anche queste sequenze sono brutte ed innaturali. Anche in questi cut manca quella fluidità dei movimenti presente invece nell'episodio precedente, e salta ancora più all'occhio perché non hanno particolari dettagli animati come capelli o vestiti, è tutto statico, sono dei tronchi di legno che si muovono ma non trasmettono nessun senso di dinamicità. L'episodio si conclude con questa parte nel faro che, oltre ad essere stata super rushata, è anche probabilmente la parte che ha meno senso logico per uno spettatore che non ha mai letto il manga originale, visto come è presentata e come l'episodio finisce bruscamente. L'episodio 3 è a grandi linee come il secondo, soffre dei stessi problemi, e anche se non ha sequenze allucinanti come quella sulla spiaggia della puntata prima, non penso si possa definire comunque sufficiente. Qui ci sono ancora più cut che utilizzano direttamente i modelli in CGI e generalmente non è esteticamente piacevole da vedere. Arriviamo quindi a parlare del quarto ed ultimo episodio. Qui, grazie al cielo, troviamo notevoli miglioramenti rispetto ai due episodi precedenti, anche se la qualità non è all'altezza del primo episodio. Generalmente però in questo quarto episodio, anche se sono ancora fermamente convinto che ci siano animazioni troppo grezze e scattose, probabilmente a causa dei pochi in between, è evidente che in linea generale questo episodio sia molto più corretto. Non ci sono momenti dove vengono palesemente utilizzati i modelli in CGI senza alcun ritocco, ma pare che segua lo stile del primo episodio con un ricalco sopra il mocap 3D. Parecchi primo piani sono anche considerevolmente più dettagliati e animati rispetto agli episodi 2 e 3, e anche gli sfondi sembrano essere più rifiniti e in pari con quelli del primo episodio. Perciò questo Uzumaki si salva? Mi dispiace raga, lo dico a malincuore, ma no, non si può salvare. Mi dispiace davvero tanto perché Nagama è un regista che stimo, che so essere molto capace, e mi dispiace tremendamente che un progetto a cui ha lavorato abbia sofferto così tanto di problemi di produzione. Inoltre sembrava finalmente il momento che tutti i fan di Ito stavano aspettando, speranzosi con quell'adattamento animato che avrebbe fatto l'impossibile, riuscendo finalmente ad essere all'altezza dell'opera originale. Così però non è stato. Eccezion fatta per il primo episodio e parte del quarto, la serie ha grossissimi problemi, enormi. Cos'è successo quindi? Hanno giocato a bocce per 5 anni? Più o meno. Ora vi spiego. Inizialmente Junji Ito non voleva che Uzumaki fosse adattato ad anime, e onestamente non è difficile immaginare il perché. Tuttavia, quando ha sentito tra la lista dei possibili registi che potevano occuparsene il nome di Nagama, ha cambiato idea. A quanto pare Ito è un grande fan di Nagama e anche di Aku no Hana, e perciò aveva completamente fiducia in lui. Il progetto quindi passa alla produzione e viene annunciato per il 2020. Poi viene rimandato una volta, un'altra ancora, ed eccoci nel 2024 che esce il primo episodio e siamo tutti contenti che è incredibile. Esce però il resto della serie e siamo tutti enormemente delusi. Jason DeMarco, il producer di Adult Swim, ha commentato la questione in una conversazione sul social Blue Sky, che a quanto pare sarebbe una copia di Twitter fatta per chi odia Elon Musk. Ho scavato a fondo nel suo profilo per mettervi uno screenshot ad una più alta risoluzione, ma purtroppo da allora ha cancellato il post. Comunque, questo è quello che ha detto in merito. Sapevamo che sarebbe accaduto, non posso parlare di cosa è successo esattamente, ma siamo stati fregati, e le opzioni erano: A. Non finire e non mandare in onda niente, considerandola una perdita totale; B. Finire solo il primo episodio e mandarlo in onda incompleto; o C. Mandare in onda tutti e 4 gli episodi con tutti i difetti. Per rispetto del duro lavoro svolto abbiamo scelto C. Dopo aver aspettato così tanto è comprensibile che la gente
gente si è arrabbiata. Purtroppo non posso dire chi è da incolpare, ma c'è sicuramente qualcuno responsabile e abbiamo dovuto fare del nostro meglio quando tutto è andato a pezzi. Forse altri avrebbero fatto scelte diverse, noi abbiamo fatto del nostro meglio con quello che avevamo, ma di nuovo molte persone hanno lavorato duramente su questo show e non pensavo che l'azione di una o due persone dovessero essere la ragione per cui non vedesse mai la luce del giorno. Forse è stata la scelta sbagliata, davvero non lo so, ma quelle persone hanno il diritto di essere arrabbiate e deluse. Non ho idea di chi stia parlando quando dice che sicuramente c'è qualcuno responsabile e che ha la colpa, ma adesso vi dico i fatti. Nagama stava passando tutto il tempo a ridisegnare e correggere i cut del secondo episodio, come aveva fatto col primo. A quanto pare qualcuno ha pensato fosse un'eccessiva perdita di tempo e risorse, quindi Nagama è stato di fatti cacciato ed escluso dalla produzione degli episodi 2 e 3 e gli è stato poi concesso di lavorare al quarto. Nonostante questa esclusione dal progetto, ci tengo a notare che comunque gli storyboard sono comunque suoi per tutti e 4 gli episodi. E questo in realtà è un po' un problema. Quando fai fare gli storyboard al regista della serie e poi gli impedisci di collaborare alla produzione della suddetta, non è difficile che si vadano a creare problemi durante la produzione. Aggiungiamoci poi che gli episodi 2 e 3 sono stati completamente outsourcati e qui girano voci, che purtroppo non posso confermare perché non sono riuscito a trovare le fonti, che probabilmente c'è stata una catena di outsourcing. Nel senso, lo studio a cui sono stati outsourcati gli episodi ha a sua volta outsourcato alcune sequenze ad altri studi, risultando praticamente in un collage di cut fatti da persone diverse, in studi diversi, in momenti diversi, con direttive diverse. Se ci aggiungete poi che Nagama non ha avuto il permesso di toccare gli episodi 2 e 3, ecco qua che comincia a tornare il perché la qualità sia così inconsistente e ogni scena sembra avere un tratto differente. Per l'episodio 4 invece Nagama in persona ha cercato di correggere quanti più cut possibile lui stesso, come aveva fatto per il primo episodio e come voleva in realtà fare per tutta la serie. Insomma, qui il problema chiaramente non è stata la pandemia o il regista, no, il problema è stata una pessima gestione delle risorse e della situazione da parte di Adult Swim. I 5 anni di attesa, regà, probabilmente la produzione è stata ferma per la maggior parte di quegli anni e hanno poi deciso di mandare in onda gli episodi così come erano per almeno provarci. La cosa che trovo onestamente inaccettabile è assumere una persona per fare un lavoro in ambito creativo e artistico, come successo con Nagama, e poi quando si tratta di metterci tutto l'impegno e il tempo possibile di strappare a quest'autore ciò a cui stava lavorando semplicemente per farlo fare più velocemente e con meno costi. Non sapremo per un bel po', se non mai, quali sono stati gli effettivi dettagli di questo retroscena e se ci siano stati litigi o scontri tra Nagama e Adult Swim, ma una cosa che a prescindere non doveva essere fatta era rilasciare la serie in uno stato pietoso simile. Essendo un videogiocatore sono già troppo abituato a giochi che dopo infiniti rinvii escono e al day one sono comunque ingiocabili a causa di problemi tecnici e bug. La stessa cosa anche con gli anime. No, grazie. Se avete intenzione di adattare un'opera rilevante e complessa come Uzumaki e scegliete un autore come Nagama che ha una sua profonda visione artistica per realizzarla, dovevate mettere in conto i rischi di sforo economico e di tempo e soprattutto dovevate rispettare gli artisti coinvolti nella produzione dando loro le giuste risorse per far uscire fuori il miglior prodotto possibile. Non c'è proprio storia che regga che possa giustificare il casino successo con Uzumaki. Questo ragazzi era il mio speciale Uzumaki. Sì, perché in realtà questo episodio non doveva esistere. Io avevo completa fiducia che l'anime di Uzumaki fosse un bell'anime, quindi stavo pensando di farci 2-3 short per elogiarlo e basta, e concentrarmi su altri video lunghi, ma così non è stato e quindi sono stato un po' costretto a parlare di Uzumaki per fare luce sulla questione, anche perché avevo genuinamente voglia di parlarne. Spero che sia stato un video interessante, informativo e aspetto di sentire la vostra opinione nei commenti, magari si va anche a creare qualche bella e interessante conversazione e discussione. Noi, detto questo, ci vediamo nel prossimo video.